In dialetto toscano si chiamano tordelli, non tortelli, proprio tordelli, e sono tipici di alcune province del nord della Toscana. Cominciamo dalla pasta fresca. In una ciotola metto la farina, un uovo, impasto e aggiungo anche l'acqua. Dobbiamo compattare tutti gli ingredienti. Ora che abbiamo unito tutti gli ingredienti, ribaltiamo l'impasto sul piano di lavoro per impastarlo meglio e per renderlo bello liscio. Perfetto, adesso l'impasto è bello liscio, formiamo una pallina e lo mettiamo a riposare sotto una ciotola rovesciata per almeno mezz'ora. E intanto noi ci dedichiamo al condimento. Per preparare il nostro condimento mettiamo in un tegame un goccio di olio extravergine di oliva. È un condimento molto semplice, un sugo di pomodoro. Aggiungiamo la cipolla tritata e la facciamo appassire a fuoco molto dolce. Aggiungo anche l'aglio sbucciato, lo schiaccio con lo schiacciaglio. E ora facciamo appassire il tutto per una decina di minuti a fuoco bassissimo. Siamo pronti, possiamo metterci dentro la passata. Aggiustiamo di sale, abbassiamo il fuoco e ci mettiamo sopra una retina in modo che il sugo non schizzi per tutta la cucina. Attendiamo circa 15-20 minuti finché il sugo diventerà denso. Noi intanto ci dedichiamo al ripieno. Per il nostro ripieno mettiamo in una padella un filo d'olio extravergine di oliva e uno spicchietto d'aglio che ho sbucciato e taglio a metà. Lo faccio rosolare. L'aglio sta sfrigolando, quindi posso aggiungere le mie biete che ho già lavato, un po' scolato. Adesso le spezzo in questo modo e le aggiungo in padella. Per aiutarle ad appassire più velocemente aggiungiamo un po' di sale e copriamo con il coperchio. Nel frattempo ci dedichiamo alla carne. Prendiamo un'altra padellina, ci mettiamo dentro un filo d'olio extravergine, lo facciamo scaldare e aggiungiamo un trito di aglio, prezzemolo e timo. Perfetto, è il momento di aggiungere la carne trita di manzo e di maiale. E la facciamo rosolare per bene. Attendiamo che la carne trita sbianchisca e nel frattempo controlliamo le nostre biete. Devono intenerirsi, ma non tenetele troppo sul fuoco, altrimenti perderanno quel bel colore verde brillante. Facciamole piuttosto asciugare. Adesso possiamo togliere il coperchio. La ricetta che stiamo facendo è solo una delle tante che viene tramandata nelle famiglie toscane. Oltre a quelli massesi ci sono tordelli lucchesi, i garfagnini, quelle della Lunigiana, i carraresi, i pietrasantini e i camaioresi. C'è chi usa la carne di maiale, chi il manzo, chi aggiunge la mollica di pane e la mortadella, chi li condisce con il pomodoro, chi li fa in brodo. Ma come vi dicevo, gli originali tordelli alla massese prevedono sempre biete e timo, magari in proporzioni diverse. La carne è sbianchita, devo solo sfumarla con il vino bianco. Adesso possiamo alzare il fuoco e lasciarlo sfumare completamente. Intanto spengo il fuoco anche delle mie biete, come vedete sono belle asciutte, elimino l'aglio e poi le lascio intiepidire, andranno anche strizzate. Controlliamo il sugo si è ispessito, quindi anche qui spengo il fuoco, però devo aggiungere del basilico. Vado a prenderlo, spezziamolo con le mani, lo aggiungiamo, mescoliamo ed è pronto. Per il nostro ripieno inizio tritando la mortadella. Elimino la parte esterna e la metto in un piccolo cutter. Se non ce l'avete potete anche farlo a coltello. Tritiamo. La mettiamo in una ciotolina e ci dedichiamo alle nostre biete che nel frattempo si sono raffreddate, io le ho un po' strizzate, le tritiamo e le mettiamo in ciotolina, puliamo velocemente, prendiamo una bella ciotola e cominciamo a metterci dentro la nostra carne che nel frattempo si è intiepidita. Aggiungiamo anche le nostre biete, la mortadella tritata
Poi aggiungiamo della mollica di pane, c'è chi solitamente la ammolla con il latte, io preferisco metterla asciutta e poi al limite aggiungere un po' di liquido dopo, perché ci sono molti ingredienti umidi all'interno del nostro ripieno, quindi andando ad ammollare il pane magari il ripieno risulterebbe un po' troppo bagnato e questo non va bene. Aggiungiamo anche un uovo, del formaggio grattugiato, un pizzico di noce moscata in polvere, sale e pepe. E adesso impastiamo. Insistiamo un po' nell'impastamento per far assorbire al pane, che è molto asciutto, tutti i liquidi degli altri ingredienti. Il ripieno è pronto, ci possiamo dedicare alla pasta. È giunto il momento di preparare la pasta ripiena. Come vedete qui l'impasto è riposato, c'è un po' di condensa perché una volta che noi lavoriamo l'impasto si scalda e quindi rimanendo coperto fa condensa, ma questo ci aiuta a tenerlo bello umido, è quello che ci serve. Ne tagliamo un pezzetto, lasciamo l'altro sempre sotto la nostra ciotolina in modo che rimanga bello umido. Mi raccomando, non dovete mai fare seccare la pasta fresca, altrimenti poi non riuscirete più a tirarla. Tiriamo la nostra pasta con una macchinetta tirapasta, partiamo dallo spessore più largo ma non arriviamo a quello più sottile perché i tordelli, come abbiamo detto, non sono proprio fini fini. Io arrivo alla quinta tacca. Infariniamo un pochino la pasta da entrambi i lati e poi partiamo. Ora che l'abbiamo passata tra i rulli, facciamo questa cosa, la pieghiamo in questo modo, la giriamo e la ripassiamo tra i rulli. Ora stringiamo, sempre di una tacca alla volta. Se passando l'impasto tra i rulli lo vedrete perfettamente liscio, quindi senza buche e non stracciato, l'impasto va bene, potete poi passare alla tacca successiva, un pochino più stretta, viceversa se vedrete dei buchini dovete di nuovo passare la farina e rimpastarlo di nuovo. Ed ecco la nostra sfoglia, mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro, non troppissima, e adesso dobbiamo mettere dei mucchietti di ripieno di circa 10 grammi, magari muniamoci di una bilancia e se vogliamo essere precisi pesiamo delle palline da 10 grammi. Mettiamo il nostro ripieno un po' più sotto della metà di questa striscia, leggermente più sotto. Un'altra cosa, se il vostro ripieno è un po' più morbido perché magari avete ammollato il latte, potete anche metterlo dentro alla sac à poche, ma non fatelo troppo umido, mi raccomando. Quindi facciamo le nostre palline di ripieno e posizioniamo la seconda pallina lasciando 2 dita. I tordelli io li farò larghi, diciamo grandi, 6 cm, c'è anche chi li fa 4 cm. Ora dobbiamo prendere la sfoglia e tirarla verso il basso, poi dobbiamo togliere tutta l'aria. Se durante questa operazione di stesura del ripieno magari la sfoglia si fosse asciugata un po', prendiamo un goccino d'acqua e inumidiamo la sfoglia, ma proprio pochissimo. Questo servirà a fare appiccicare ovviamente la sfoglia superiore a quella inferiore. Possiamo passarne anche un po' in mezzo al ripieno. Prima di chiudere però completamente dobbiamo togliere l'aria, quindi per adesso facciamo sì che la sfoglia baci l'altra, come si dice, e adesso eliminiamo l'aria schiacciando con le dita in questo modo. Se dovessero rimanere intrappolate delle bolle d'aria basterà bucare un pochino la sfoglia con uno stuzzicadente, non troppo. Ci siamo, abbiamo tolto l'aria, quindi adesso cominciamo con una rotella dentellata a tagliare il bordo, lasciamo un dito dal bordo. Poi la cosa importante è tagliare qua lungo il bordo più lungo, perché in questo modo non solo sigilleremo ma daremo anche la forma zigrinata ai nostri tordelli. Naturalmente tutti gli scarti della pasta li potete impastare di nuovo e riutilizzarli per fare altri tordelli. Ed ecco i nostri primi tordelli.
mettiamoli sul nostro piano leggermente infarinato oppure su una teglia con della carta forno sempre infarinata o uno strofinaccio pulito infarinato. Perfetto, e continuo allo stesso modo con gli altri ingredienti. Qui c'è una pentola capiente con dell'acqua salata, sta bollendo e adesso ci possiamo mettere a lessare i nostri tordelli. Il sugo è già pronto, li inseriamo e poi attendiamo almeno 4 minuti dalla ripresa del bollore. I nostri tordelli sono pronti, li scoliamo e li mettiamo direttamente nel condimento. E ora mischio tutto molto delicatamente e poi possiamo impiattare. Impiattiamo. L'ultimo tocco, un po' di formaggio grattugiato. Ecco, questi sono i piatti che mi fanno davvero gola, ma prima di assaggiarlo devo fare una foto.